Ehi là, allora video un po' chiacchierato, parliamo di ultima degenerazione e disagio tecnologico. Ultimamente sono uscite alcune notizie che secondo me veramente non hanno senso, eppure la tendenza è che diciamo l'evoluzione tecnologica smart veramente sta andando sempre più sulla degenerazione, cose sempre più inutili e in alcuni casi vengono riesumati dei business model che nascevano per cose totalmente diverse. Ovviamente mi sto rivolgendo a questo video, non so se l'avete ancora visto, della lavatrice in abbonamento. Cioè voi comprate una lavatrice che funziona di fatto come una stampante laser, quindi dentro ha i posti per inserire appunto il detersivo, l'ammorbidente, quello che è, ma la cosa particolare è che voi la comprate, la pagate ovviamente un prezzo minore di una lavatrice normale, però poi la dovete pagare in abbonamento, quindi avete in casa un oggetto che in teoria è vostro, siete proprietari, però di fatto pagherete a vita il diritto di poter utilizzare un oggetto vostro. Cioè una cosa veramente un obbrobio pazzesco, eppure è uscito in commercio, qui c'è il video, ve lo lascio poi da vedere in descrizione e veramente non capisco come sia possibile che delle aziende mettano in commercio delle cose del genere e sia legale farlo e dall'altra parte se effettivamente ci sono delle persone così rinco da acquistare questo tipo di prodotti. Altra notizia degenerata è ovviamente la questione cripto che cerco di trattare solo quando veramente c'è qualcosa che mi ispira perché ultimamente le notizie che arrivano anche qua sono degenerate e secondo me quello che riassume bene questa situazione del mondo cripto è come era partita l'idea e poi come c'è stata l'enshittification, ovvero tutte le cose partono con dei buoni propositi e poi in realtà si adattano al mainstream e diventano delle cose che in alcuni casi secondo me hanno smesso anche di aver senso alcune criptovalute. E che dire, questa vignetta, questo meme secondo me riassume molto bene quello che sta accadendo nel mondo Bitcoin, che cerco di trattare quando effettivamente c'è qualcosa da dire. Questa vignetta fa vedere appunto che quando era nato Bitcoin, diciamo giusto o sbagliato che sia, era nato con l'idea veramente di fare una moneta globale, quindi separare la moneta dallo Stato, rivoluzionare il settore bancario, quindi non avere intermediari per fare pagamenti, quindi come avviene con il passaggio di denaro contante. La privacy era una delle motivazioni principali di questa criptovaluta e poi vabbè, aggiusta la moneta, aggiusterà il mondo. Invece poi siamo andati verso altre tendenze e tra parentesi uno dei problemi ambientali che vedo secondo me è proprio l'inflazione, il fatto di pompare denaro per creare degli oggetti inutili da far acquistare alle persone per far girare comunque l'economia, chiusa parentesi. E quello che invece ultimamente si sente parlare nel mondo Bitcoin, infatti se c'è ancora qualche Bitcoin Max in ascolto, secondo me dovrebbe già avere i fazzoletti in mano per quello che vi dirò dopo. Sembra che diciamo il prezzo di Bitcoin adesso si muova solo più per se delle banche acquistano Bitcoin o fondi di investimento e diciamo, tutta la parte ideologica che c'era all'inizio sembra molto anacquata e siamo arrivati al punto dove uno degli sviluppatori Bitcoin, proprio del client core, che adesso ha aperto anche una mining pool, questo Luke Dash Jr., ha iniziato a definire alcune transazioni spam e questa cosa è abbastanza strana, no? Ovviamente è collegata al discorso degli ordinals, che tra l'altro è un tema che non ho trattato perché da una parte i bitcoiners ce l'avevano con quelli di Ethereum che scrivevano qualsiasi porcata sulla blockchain, di fatto gli ordinals e questo tipo di tecnologia poi è stata ricreata anche all'interno di Bitcoin, quindi evidentemente il discorso degli smart contract un minimo di senso
aveva. Però il punto non è tanto questo, il punto è che appunto questa persona, insieme al fondatore originale di Twitter, hanno aperto una mining pool che si chiama Ocean, e questa mining pool ha iniziato in modo unilaterale ad applicare delle regole che alcune transazioni che per esempio appartengono a delle transazioni fatte in CoinJoin, quindi dove vengono mischiate più transazioni insieme, hanno iniziato a non accettarle più come transazioni valide. Quindi ovviamente queste transazioni potrebbero essere prese in considerazione da altri miner. Di fatto, se i miner si mettono d'accordo per rifiutare alcune transazioni, perdono dei soldi perché ovviamente perdono le fee allegate a queste transazioni, però di fatto stanno censurando Bitcoin. Quindi mi chiedo come veramente possano ancora esistere dei bitcoiners maxi a questo livello, e la soluzione a questo tipo di problema è ovviamente una blockchain che ha privacy by default tipo Monero, dove appunto i miner vedono arrivare le transazioni ma non sanno qual è lo scopo della transazione. E questa era la questione di questo Samurai Wallet, che comunque è un wallet Bitcoin, che lamenta di questa censura che sta avvenendo sulla rete Bitcoin. In realtà, se questa cosa la si vuole implementare, come è avvenuto in passato, in teoria dovrebbero essere i nodi di validazione, quindi non i miner, ma i nodi di validazione a decidere che una determinata funzionalità non è più permessa. Però questa cosa non sta arrivando a livello di nodi, sta arrivando a livello di mining, quindi tecnicamente è censura, però è stato passato il messaggio che questa cosa era una misura anti-spam, cioè veramente delle cose che secondo me hanno smesso di aver senso. Altro punto interessante, questa volta diciamo al contrario, riguarda che anche su Linux ci sarà il bellissimo schermo blu, Blue Screen of Death, quindi Death. Quindi quello schermo che accadeva secondo me più che altro in passato, quando c'era un errore irreparabile nel sistema operativo, viene questo schermo blu che vi dà un codice e sostanzialmente non avete nient'altro da fare che spegnere il computer, non avete alternative. Questa cosa è sempre stata vista male dagli utenti Linux. Di fatto, secondo me e secondo anche altri, in realtà questa è una funzionalità importante e penso che sia positivo che venga implementata anche su Linux. Ovviamente quando avviene questo tipo di schermata significa che il sistema operativo ha incontrato un errore dove non può più funzionare correttamente. Per esempio un disco rotto oppure un disco staccato all'improvviso dal computer o problemi di driver o quant'altro. Questa cosa è importante perché è vero che è brutta da vedere dal punto di vista dell'utente, però qual è l'alternativa? L'alternativa che accade, diciamo, ultimamente anche poco su Linux è quello che avvengono i cosiddetti freeze, nel senso che se per qualche ragione su Linux riempite tutta la RAM o avviene anche qua un problema hardware o un problema a livello driver, Linux non vi dà nessuna schermata strana, semplicemente si blocca, si frizza e non sapete neanche il perché. Per capirlo dovete andare a vedere appunto i log di Message o altri sistemi o andare così un po' a sentimento. Di fatto con questa schermata finalmente anche gli utenti Linux avranno la possibilità di diciamo essere informati che il computer si è bloccato, si è frizzato per un motivo più o meno esplicito, e ci sarà anche un QR code dove andare a approfondire la questione. Questa cosa è stata aggiunta in systemd 255, quindi speriamo che l'aggiornamento su Arch Linux vada bene, però appunto penso sia una cosa positiva.
Altra questione importante che non tutti vogliono affrontare è quella della sostenibilità del software open source o libero, come volete chiamarlo. Allora, in alcuni casi il software open source è diventato maggioritario, nel senso quando il software open source è a livello, diciamo, infrastrutturale, normalmente ci sono tante aziende interessate a finanziare gli sviluppatori, migliorarlo, vedere se ci sono problemi di sicurezza o quant'altro. Questa cosa però accade nello strato basso, no? Cioè, quando Stallman ci dice la libertà degli utenti, spesso non si capisce se gli utenti sono gli utilizzatori finali o le aziende, perché in realtà entrambi sono gli utenti, però da una parte abbiamo degli utenti che sono motivati economicamente a far sì che il software funzioni bene, dall'altro abbiamo degli utenti che utilizzano il software, però appunto sono utenti casalinghi, quindi non sempre questo tipo di utenti è incentivato a finanziare lo sviluppo di certi software. E questo è anche uno dei motivi storici, secondo me, per il quale su Linux spesso le interfacce grafiche non erano alla qualità, non erano di qualità come gli strati sottostanti. Ancora adesso ci sono delle funzionalità bellissime su Linux, per esempio gli snapshot o quant'altro, che però non sempre sono integrati a livello di interfacce grafiche nel sistema operativo che uno utilizza. E questo era giusto per dare un inquadramento. Qual è la notizia? La notizia è che invece dei software, diciamo per Android e anche Grafino S, tra l'altro su Grafino S, su Latte Consapevole Academy trovate un corso a riguardo, questi software che si occupavano appunto di gestire cose importanti del sistema operativo Android, quindi la galleria, il file manager, il calendario, i contatti, erano sviluppati appunto da uno sviluppatore slovacco indipendente che accettava anche donazioni in cripto. Tuttavia non si capisce bene per quale motivo, non so, motivi economici, si è stufato o quant'altro, ha deciso di vendere questi software open source e li ha comprati un'azienda israeliana che ci ha messo sopra pubblicità, spyware e quant'altro, e questo è quello che è emerso su GitHub. Questo per dire che appunto purtroppo anche il software open source non tutti ne capiscono il valore, ma anche tra chi è che capisce il valore a volte possono succedere queste cose che fortunatamente non sono così comuni, però appunto non potete fidarvi al 100% magari degli aggiornamenti automatici, dovete capire effettivamente cosa accade a livello di sviluppo di una determinata applicazione. Da quello che ho capito, su F-Droid forse queste applicazioni non verranno più aggiornate, quindi se le avete già installate, e verosimilmente visto che cambia la natura di queste applicazioni, ci sarà appunto un fork che magari le manterrà. Io appunto ve le raccomando perché erano fatte, cioè sono fatte molto bene e sono appunto applicazioni proprio core di Android alternative a quelle proprietarie appunto fornite da Google, quindi Google Foto, calendario e quant'altro. Ok, per finire, intelligenza artificiale di Google, Gemini, è impressionante perché appunto mette insieme intelligenza artificiale LLM, quindi quella che vi scrive i testi e vi risponde alle domande, con quella visiva, con tantissime altre cose, e se non l'avete ancora visto guardate il video ufficiale perché obiettivamente è molto potente. Unica nota, sarà disponibile in tre versioni, una delle quali funzionerà diciamo senza internet, quindi funzionerà proprio sul dispositivo dell'utente. Anche qua la cosa strana è che a quanto pare inizierà a funzionare dal Pixel 8 in poi. Probabilmente poi la estenderanno anche ai pixel precedenti se questa cosa appunto dovesse funzionare. E appunto è interessante che funziona offline,
ehm, solo appunto la versione nano, quella più leggera, di fatto però richiede comunque un account Google, quindi anche qua è un po' difficile da spiegarlo alle persone, è un'intelligenza artificiale offline, però non è detto che rilasceranno il modello open source come magari l'AMA di Facebook e quant'altro, quindi anche qua è interessante perché non dipende da internet, ma teoricamente potrebbe continuare a raccogliere offline i dati degli utenti, questo tipo di intelligenza artificiale. Se invece rilasceranno veramente il modello, a quel punto lì, cioè la potete usare sui pixel, ma in teoria la potete usare sul computer o dove più vi pare. Comunque interessante vedere anche questo sviluppo dell'intelligenza artificiale che da quello che è emerso dai benchmark è anche più potente di OpenAI GPT-4, quindi interessante anche i risvolti che avrà questo tipo di tecnologia. Che dire, questa era la mia panoramica delle notizie più interessanti del momento. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!